Ciao a tutti, eccomi di nuovo qui col terzo episodio del mio blog. Stavolta vi parlerò della Namsan Tower, il posto romantico per eccellenza di Seul e il top per gli appuntamenti. La Namsan Tower non è semplicemente una torre da visitare e via, ci sono un sacco di cose all'interno, quindi vedete un sacco di foto e vi dirò un bel po' di cose. Innanzitutto, per arrivare alla cable car per andare alla Namsan Tower non bisogna necessariamente prendere l'autobus, perché a piedi ci si mette semplicemente 5 minuti. Basta scendere alla stazione della metropolitana di Myeongdong e uscire dall'uscita 1. Vi girate e proseguite su quel marciapiede. Sulla sinistra avrete un marciapiede su cui si susseguiranno un hotel dopo l'altro. Dopo neanche un minuto arriverete a una biforcazione. Sull'altro marciapiede, quello alla vostra sinistra, vedrete l'hotel Sejong. Sulla destra, quindi sul marciapiede in cui siete, avrete una strada che porta in salita ripida e un'altra che porta dritto. Prendete quella che va su in salita ripida e tenete sempre quel marciapiede. Proseguendo su questo marciapiede passerete la Croce Rossa e un parcheggio. Passerete il cavalcavia che porta al college femminile sull'altro lato della strada. Mi raccomando, non salite sul cavalcavia, ma seguite il vostro marciapiede. Quindi arriverete a diversi ristorantini e caffè. Guardando in alto davanti a voi vedrete già i cavi della funivia che salgono a sinistra verso la torre. E la stazione della funivia, quindi la cable car, è un edificio grande sulla vostra destra, passato il parcheggio all'aperto, quindi 5 minuti e arrivate. Una volta entrati vi fate il biglietto, andate e ritorno, al tempo costava 8.500 won, quindi fate su 6 euro. Oppure se volete fate solo andata, salite su con la cable car e poi scendete giù con le scale, la scalinata e proprio davanti alla cable car. Una volta scesi dalla cable car dovrete fare qualche scalino in salita e poi si aprirà lo spiazzo con la torre, poi c'è anche un gazebo, diciamo. E ovviamente gli immancabili lucchetti, che qui sono a migliaia proprio e che potete comprare già dalla stazione della cable car a valle. Ai piedi della torre c'è la biglietteria, ci sono vari tipi di biglietti a seconda di che cosa volete abbinare, se solo la visita all'osservatorio o anche altro. Noi, visto che eravamo in 4, abbiamo preso l'opzione 2 biglietti per l'osservatorio della torre più 2 cups di popcorn a scelta più 2 bibite a 26.000 won anziché i 21.000 won solo per la visita all'osservatorio, quindi bella offerta. Come vedete l'entrata per salire poi all'osservatorio è a scendere. Ai piedi della torre, come vedete, ci sono vari negozi, varie attrazioni. Io adoro Hello Kitty, però cavoli, mi sarebbe piaciuto entrare, guardare un po' di cose, magari prendere qualcosa, ma semplicemente l'entrata, cioè solo l'entrata già dovevi pagarla. 8.000 won, cioè assurdo, mi è passata la fantasia. Come vedete le porzioni in Corea sono giganti, quindi sappiatevi regolare quando ordinate del cibo. E fra l'altro come vedete questo è il facsimile di un biglietto. Almeno per la nostra opzione di biglietto in biglietteria ci hanno dato appunto questo facsimile, e quando siamo andate nel negozio di popcorn e bibite, che è subito dietro il muro a destra dell'entrata, abbiamo preso la nostra roba, i ragazzi ci hanno cambiato il facsimile con un biglietto vero per l'entrata all'osservatorio. E questa è la vista dall'osservatorio a cui arriverete prendendo un ascensore buio. Tenete pronto il cellulare per fare un video al soffitto, perché vi viene proiettato un video mentre salite e anche mentre scendete. In sovrimpressione vedete il link del video che ho fatto nell'ascensore.
Come vedete non mancano le caramelle, non solo, c'è anche un negozio di souvenir. E poi se volete potete indossare degli hanbok e farvi fare delle foto. E questo l'Hankook Restaurant, buonissimo. C'ero andata la prima volta che sono andata alla Namsan Tower quando era inizio ottobre, il tempo era bellissimo, faceva caldo. Ci sono andata con un mio amico, avevamo preso un'altra opzione di biglietto che comprendeva anche il pranzo in questo ristorante a buffet e in più ordinando un piatto principale. E ovviamente la vista da quel ristorante è bellissima. E ovviamente, come potete immaginare, questo ristorante a cena sarà strapieno di coppiette. Insomma, l'appuntamento ideale dei coreani di Seoul. Come vedete, questo è un piatto misero che ho preso tenendo conto che era a buffet, c'era un buffet della Madonna, un buffet incredibile e con di tutto e di più, potevi prendere tutto quello che volevi e ho preso un piatto misero. Il piatto principale che ho scelto, e ho scelto bene, è il bulgogi, buonissimo, era buonissimo, beh, mi piace comunque a tutti quanti gli stranieri. Poi anche per i dessert c'era il buffet, quindi avrei potuto prendere molto di più, ma mi sono limitata a qualche dolcetto di riso. Ed ecco alcune foto di un bel museo. Mi piacciono i musei così, con degli effetti ottici. E ai tempi si chiamava Alive Museum, ora mi spiace, non mi ricordo più la seconda volta che ci sono andata come si chiamava. Comunque c'è sempre, solo che ha cambiato nome. Ovviamente queste sono alcune foto, ne ho fatte a centinaia proprio, mi sono divertita in questo museo. Come vedete c'è anche la guida ai piani, quindi il T1 dove c'è la biglietteria, il negozio Olive Young, vari locali di ristoro, praticamente dove c'è la piazza. Poi il 5F, quindi sotto dove c'è l'entrata all'osservatorio, il famoso negozio di Hello Kitty dove l'entrata non è assolutamente libera. Poi vabbè, quello che si chiamava le Live Museum, negozio di souvenir, punti di ristoro. Il 4F praticamente è la zona dove c'è il game center, fuori ci sono varie panchine dove puoi farti le foto assieme dei personaggini. E poi c'è la zona dove puoi fare le foto puricura, tipo puricura, quelle giapponesi. E mi raccomando, a tempo, quindi fate veloci e dovete avere anche un'email perché ve le mandano sulla vostra email. Quando eravamo andate noi c'era anche una postazione con dei sedili e praticamente era come un'esperienza in 4D. C'erano questi ragazzi carini, vabbè, che parlavano benissimo inglese. Questo è una cosa sorprendente e abbiamo avuto appunto questa esperienza di un giro pazzesco sulle montagne russe. Ci siamo divertite molto. Poi come vedete c'è anche un'altra cabina dove puoi fare le foto come se fossi con uno dei tuoi idoli. Francamente le proporzioni qui non sono fatte bene. Se volete delle proporzioni fatte bene, come se voi foste veramente con uno di questi personaggi, dovete andare al K-Live, ma di questo parlerò in un mio futuro episodio. Allora, devo dire francamente che il 2F l'abbiamo saltato perché ci sembrava più una cosa per bambini. Siamo direttamente andate all'1F e francamente per tutte noi che eravamo single non era molto facile, anche perché cominciava a essere sera, ad esserci il tramonto e dal giorno al tramonto questa torre cambia completamente, quindi dopo il tramonto solo coppie. Quindi ci sentivamo un po', insomma, un po' così. Però devo dire che anche se eravamo single, l'1F era veramente bello,
perché c'era questo tunnel con display OLED fantastico, quindi tutte delle cose animate. Fra l'altro sono rimasta proprio perché la vista che rappresentavano in questo tunnel era quella che io vedevo dal vero tutti i giorni dalla finestra di casa mia. Quindi era fantastica, da togliere il fiato. Come vedete vi metto sempre il link ai video che ho fatto di quello di cui sto parlando. Ed eccolo, il piazzale del famoso dramma Boys Over Flowers, dove Lee Min-ho si era fermato, era arrivato con la sua lussuosa macchina per l'appuntamento con quella che, insomma, ma che cavolo, lo lasci solo? Com'è possibile? Pazza! Ed eccolo, nel dramma lui, mi pare che era lui che offriva una bibita a lei, o il contrario. Il contrario mi sembrerebbe un po' strano, però vabbè, facciamo che sia stato lui a offrire una bibita a lei. Purtroppo c'erano migliaia di distributori e in effetti non sapevo che era passato un po' di tempo da quando avevano girato quel dramma. Quindi sarà questo distributore o sarà quell'altro? Vabbè, io ho fatto una foto a un distributore a caso. E qui vedete come si trasforma la Namsan Tower, tutto quello che la circonda dopo il tramonto, e non la vedrete proprio di notte perché, come vi ho detto, noi ce ne siamo andate, ci siamo defilate. Ma prima di andarcene, ecco la cosa che ci ha assolutamente sconvolte tutte e quattro, soprattutto le due ragazze in visita a Seul. Questa ragazza con il suo bel ragazzo coreano, tutto carino, tutto in tiro, chiaramente un appuntamento, lei in ciabatte di peluche alla Namsan Tower. Non so se ci rendiamo conto, eppure ha trovato un ragazzo. Cioè, non lo so, non c'è più religione. E anche questo episodio del mio vlog è terminato. Ci vediamo per il mio prossimo episodio. Ricordate di mettere un like e di iscrivervi. Grazie, ciao!